Ciao amici e ciao amiche, bentornati sul mio canale. Come sapete, sono da poco tornata da un viaggio nei Baltici e ora, oltre a volervi portare tanti videoblog, ho intenzione anche di portarvi dei video approfondimento, ovvero dei video nei quali parlo di argomenti o avvenimenti che hanno caratterizzato, che sono legati ad un posto che ho visitato, che ho visto. E questo è proprio, purtroppo, perché l'argomento di cui parleremo non è assolutamente un argomento bello, ciò che voglio fare nel video di oggi. L'argomento del video di oggi in realtà ha caratterizzato in generale l'Est Europa, i paesi dell'ex Unione Sovietica, perlomeno molti di loro, e i paesi ex comunisti, ma la storia che vedremo nel particolare ha avuto origine in Lituania, uno dei paesi che ho visitato in questo mio ultimo viaggio. L'argomento del video di oggi è trattato secondo me molto bene e in maniera molto realistica nel film Lilia Forever, un film di produzione estone e svedese prodotto nel 2002 in lingua russa e che tratta una storia purtroppo vera, ovvero la storia di una ragazza lituana di 16 anni di nome Dongula Rosalaita. Spero che il nome si pronunci così, io comunque vi metterò ovviamente foto e il nome e cognome scritto giusto, così potete andare anche a leggervi altre informazioni sulla sua storia. Questo film tratta molti argomenti molto importanti, ma l'argomento principale, che è anche quello del nostro video, è purtroppo il traffico di esseri umani. Nello specifico, per quanto riguarda questo film Lilia Forever e il nostro video, il traffico di donne dall'Est Europa avvenuto tra gli anni 90 e gli anni 2000. Ma il traffico di esseri umani è un argomento estremamente attuale, una piaga mondiale che non risparmia nessuno. Uomini, donne, bambini, è veramente qualcosa di terribile che tra l'altro va a comprendere più ambiti. Infatti esistono diversi tipi di traffico di esseri umani, quello a scopo sessuale, quello a scopo di sfruttamento lavorativo, traffico di organi, vendita di bambini, matrimoni combinati, veramente ci sono purtroppo tantissime tipologie di traffico di esseri umani, perché purtroppo quando l'essere umano deve inventarsi qualcosa di terribile, di abominevole, la sua fantasia è sempre infinita. Come vi ho detto, il film Lilia Forever si basa sulla storia reale di Dongula Rosalaita, una ragazzina di soli 16 anni di origine lituana, nata e vissuta per la maggior parte della sua vita nella periferia di una cittadina del nord-est della Lituania e ahimè conosciuta in quanto è stata ritrovata il 10 gennaio del 2000 morta per mano sua. Scusate se parlo così, ma qua mi bloccano ovunque, se no, a Malmo in Svezia, dopo aver vissuto mesi di prigionia e di schiavitù nei quali è stata costretta a prostituirsi. Il suo caso è probabilmente il più famoso di tutta la Svezia ed è colui che ha aperto, ha spalancato le porte di questo terribile mondo del traffico di esseri umani, soprattutto per quanto riguardava, nel suo caso specifico, le donne provenienti dall'Est Europa, dagli ex paesi dell'Unione Sovietica, ex paesi comunisti. Ho deciso di parlare di questo argomento, di questo film, della storia di Dongula, per diversi motivi. In primis perché penso che ad oggi tutti dovrebbero conoscere la terribile realtà del traffico di esseri umani, che tutti dovrebbero avere un'infarinatura generale su questo argomento, su questo tema, in quanto appunto è purtroppo estremamente attuale e non si può in alcun modo ignorare. In secondo luogo perché è un argomento che, oltre a mettermi estrema tristezza, mi fa anche sempre tantissimo arrabbiare, perché io non capisco come l'essere umano possa essere così cattivo, come certe cose possano esistere, come si faccia a distruggere in questo modo la vita delle persone. E in terzo luogo, per quanto riguarda il caso specifico della
di donne dall'est Europa tra gli anni 90 e gli anni 2000, un'altra cosa che mi fa estremamente arrabbiare è il pensiero che queste donne, oltre ad aver subito il danno di una vita distrutta, hanno anche subito la beffa di doversi sentire appioppare appellativi e stereotipi da persone ignoranti. Questo perché molte donne tra gli anni 90 e gli anni 2000, donne provenienti dall'est Europa, si sono trovate costrette da situazioni e persone ad entrare in questo giro della prostituzione, dei matrimoni tra virgolette combinati e tutto questo mondo, e persone per l'appunto ignoranti si sono sentite in diritto, o magari il loro cervello ha partorito questo ragionamento totalmente insensato che, dato che queste donne sono finite a fare questa vita, sono donne facili, sono donne pronte a tutto per soldi, pronte a vendersi per qualche spicciolo per un matrimonio, e tutti questi ragionamenti che purtroppo sentiamo ancora oggi da persone bigotte e poco informate. E io direi che nel 2024 è arrivato il momento di cancellare questi pensieri, cancellare questi stereotipi. E adesso veniamo alla trama del film Lydia Forever. La protagonista, che si rifà a Dongula, si chiama Lilia e vive con la madre nella periferia di una cittadina non ben specificata in un paese non ben specificato dell'ex Unione Sovietica. La madre di Lilia è fidanzata con un uomo che vive negli Stati Uniti, il quale promette alla madre di portare lei e la figlia, quindi Lilia, con sé negli Stati Uniti per dar loro una vita migliore. Ma cosa succede? Succede che poco prima della loro partenza, la madre e il suo fidanzato dicono a Lilia che loro partiranno per gli Stati Uniti senza di lei e che lei li raggiungerà in un secondo momento. Spoiler, questa cosa purtroppo non avverrà mai. Lilia ovviamente è distrutta da questa notizia, da questa decisione, e cerca di convincere la madre a non abbandonarla, ma la madre decide di partire lo stesso e lasciarla lì da sola. E la scena del film è veramente qualcosa di straziante. Adesso io vedrò di mettervi una foto, ma è qualcosa di terribile. Comunque fatto sta che la madre parte col suo fidanzato e Lilia rimane tutta sola a vivere lì. A prendersi cura di lei dovrebbe esserci una zia, la quale però non è assolutamente d'aiuto, anzi, infatti questa zia le ruba l'appartamento e fa trasferire Lilia in un altro appartamento più piccolo, sporco, totalmente inadatto ad ospitare qualsiasi forma di vita, se non batteri. Lilia è disperata, non ha nessuno su cui contare, non ha più una madre, non ha un padre, la zia non l'aiuta in alcun modo. Le uniche persone con le quali ha dei legami sono un gruppo di amici che però tra un po' vedremo non sono assolutamente suoi amici, e tra l'altro il legame che ha è abbastanza superficiale, ma inizia a fare amicizia, a stringere un legame davvero forte con un ragazzino di un paio d'anni più piccolo di lei, Valodia, che a sua volta ha una situazione familiare disastrosa. Infatti andando avanti col film si vedrà che appunto loro due legano tantissimo e Valodia inizierà anche a stare sempre più spesso a casa di Lilia, quasi a vivere con lei, e i due avranno quasi un rapporto familiare. La vita per Lilia inizia a farsi ancora più difficile quando una sera va in discoteca con una sua amica, un'amica della compagnia di cui vi parlavo. Questa sua amica dice a Lilia che lei, per guadagnare qualche soldo, si, diciamo, accompagna con uomini più grandi e spesso anche stranieri, che sono disposti a pagarla. Lilia non è assolutamente d'accordo con la scelta dell'amica, e tant'è che non segue assolutamente il suo esempio. Cosa succede però? Dopo la serata le due tornano a casa, Lilia torna a casa sua e questa sua amica torna nella sua casa, ma quando arriva a casa il padre di questa sua amica scopre che sua figlia ha dei soldi che non è stato lui a darle, e questa amica
di Lilia, per non finire nei guai, dice che questi soldi glieli ha dati Lilia e che Lilia li ha guadagnati accompagnandosi con degli uomini disposti a pagarla. Da lì la vita di Lilia peggiora ulteriormente, in quanto ovviamente chiude i rapporti con questa amica, che amica non è. Il gruppo di amici che frequentava inizia ad additarla, bullizzarla, chiamarla poco di buono, eccetera, fino ad arrivare una sera addirittura ad di lei. Lilia è sempre più sola, sempre più disperata, l'unica persona che continua a starle accanto e con la quale ha un rapporto è Valodia, ma è anche senza soldi, perché la madre gli aveva lasciato dei soldi prima di partire, ma dal momento in cui se n'è andata non l'ha mai più sentita. Anzi, la madre ha addirittura mandato una lettera ai servizi sociali dove rinuncia ai suoi diritti su Lilia. Quindi, non sapendo come andare avanti, Lilia decide di seguire l'esempio della sua ex amica e di andare per discoteche a cercare degli uomini disposti a pagarla. La situazione cambia e peggiora ulteriormente quando alla fine di una di queste serate in discoteca Lilia, fuori dalla discoteca, viene avvicinata da un ragazzo più grande di lei di nome Andrei, che le offre un passaggio fino a casa. All'inizio Lilia rifiuta perché pensa che Andrei voglia qualcosa in cambio, ma Andrei insiste e dato che fa molto freddo perché è autunno, Lilia decide di accettare. Andrei non vuole nulla in cambio e i due cominciano a frequentarsi. Andrei si rivelerà essere una persona terribile, ma all'inizio con Lilia si comporta molto bene, le dà molte attenzioni, le fa grandi promesse e sembra essere innamorato di lei. Riesce a conquistarsi la sua fiducia, ma allo stesso tempo piano piano la allontana un po' da Volodia. E un giorno arriva a proporle di andare con lei in Svezia, in quanto Andrei dice di lavorare proprio lì e dice che il suo capo può aiutare Lilia a trovare un lavoro. A lei dice che raccoglierà frutta e verdura, comunque il punto è che le dice appunto che questo suo capo può aiutarla a trovare un lavoro, così i due potranno vivere insieme, felici, in un bel appartamento, potranno appunto guadagnare entrambi, eccetera. Lilia ovviamente è entusiasta di questa proposta, ma allo stesso tempo pensa a Valodia. Quindi chiede ad Andrei se può per caso chiedere al suo capo se c'è un lavoro anche per lui. Andrei cerca di sviare questa richiesta e alla fine dice che non c'è nessuna possibilità. Lilia decide comunque di partire. Valodia rimane distrutto da questa decisione di Lilia perché per l'appunto anche lui ha una situazione familiare terribile e l'unico suo punto di riferimento è Lilia. Quindi una volta che Lilia decide di andare via, lui decide di farla. Sì, purtroppo. Lilia decide di partire. Lilia non sa che Valodia ha preso questa decisione, ma comunque nel frattempo, scusatemi tantissimo se era spenta la fotocamera. Stavo dicendo che Andrei appunto dice a Lilia che deve trattenersi ancora qualche giorno, le dice di non preoccuparsi, di andare in Svezia e che lui la raggiungerà 2 o 3 giorni dopo. Dice anche che ad aspettarla all'aeroporto ci sarà questo suo capo che si preoccuperà di portarla all'appartamento e di farle iniziare il nuovo lavoro. Lilia non è contenta di questa notizia assolutamente, però decide di fidarsi di Andrei e di partire lo stesso. Arriva in Svezia e effettivamente all'aeroporto c'è un uomo che la sta aspettando. Il problema è che quest'uomo si rivelerà essere il suo aguzzino.
E infatti la fa salire in macchina e la prima cosa che le dice è di consegnarle i documenti. Tra l'altro lei arriverà in Svezia con dei documenti falsi, però quest'uomo appunto la fa salire in macchina e decide di darle i documenti. La porta in periferia e la rinchiude nel vero senso della parola in un appartamento. Da lì in poi la vita di Lilia, eh, come se non lo fosse stata già prima, diventa un inferno. Infatti viene costretta a provarsi giorno dopo giorno per mesi, fino a quando una notte, dopo essere stata costretta a proteggersi, dopo essere stata ammalata dal suo aguzzino, si rende conto che la porta dell'appartamento è aperta, che quest'uomo si è dimenticato di chiudere a chiave. Così cosa fa? Ovviamente scappa. Scappa, ma allo stesso tempo lei non ha più fiducia in niente e in nessuno, nella società, in se stessa, in Dio, perché tra l'altro nel film si vede che lei ha un'estrema fede, è molto credente, ma ha perso ogni speranza. Quindi gira a vuoto per un po' di tempo, fino a quando non arriva sopra ad un cavalcavia. Lì, in preda alla disperazione, anche perché vi ricordo che lei è senza documenti, quindi è come se in Svezia lei non esistesse e lei ha paura che nessuno possa aiutarla. In questo momento di disperazione decide di buttarsi e così finisce il film Lilia Forever e purtroppo anche la storia della vera Don Gula. La scena finale, anzi le scene finali che vediamo sono i medici dell'ambulanza che cercano di salvarla, ma purtroppo la scena finale mostra lei che è un angelo insieme a Valotia, che è anche lui un angelo. Mi rendo conto che questo film sia terribile, sia durissimo, ma allo stesso tempo vorrei che tutti lo vedessero, perché secondo me tratta il tema in un modo che ti rimane proprio dentro e penso sarebbe importante che tutti si approcciassero realmente al tema degli umani e questo film è un ottimo punto di partenza. Allo stesso tempo so bene che per l'appunto è un film molto duro, quindi non è adatto a tutti, anche perché non c'è praticamente nulla di censurato, quindi so che non è adatto a tutti, anzi probabilmente sono molte poche le persone che sono pronte a vedere un film così crudo, però ripeto, penso sarebbe importante anche per vedere proprio coi propri occhi fino a che punto si può spingere la cattiveria umana. Anche questo video è arrivato al termine. Io spero che vi sia piaciuto, anche se il tema ovviamente non può esservi piaciuto perché, ripeto, è agghiacciante, però spero che abbiate trovato il video interessante, utile e che magari possa spingervi ad approfondire queste tematiche. Fatemi sapere nei commenti se voi avete visto il film di Lilia Forever, cosa ne pensate, se conoscevate la storia di Don Gula e fatemi sapere se magari avete visto dei film simili, insomma, scrivetemi tutto nei commenti. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto anche questo video, per aver approfondito con me questo argomento e vi ringrazio tantissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!